Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, buone notizie da Milanello perché Olivier Giroud è tornato in gruppo, quindi rispetto a ieri direi un progresso non indifferente. Direi non buone, ottime notizie perché Giroud fa parte dei giocatori insostituibili del Milan, anche perché, ripeto, le alternative per adesso non hanno ancora dato dei risultati straordinari, quindi è uno dei giocatori non solo per magari per le alternative, ma proprio per la qualità, autore di gol pesanti e di gol di tanti gol, ma soprattutto di gol pesanti Mm. e nelle grandi prestazioni e soprattutto nelle grandi vittorie del Milan di Stefano Pioli, spessissimo c'è la griffe di Giroud. Ma da casa, proprio su questo, ti chiedono se lo rischieresti già per Milan-Roma o se aspetteresti magari la prossima partita, visto che comunque si è ripreso da poco da questo stop. Ma guarda, fosse un giocatore che avesse subito un problema muscolare, la domanda ci stava tutta. Però essendo stato solo figlio di contusioni, Mm. di dolori da contusioni, da scontri, non credo che si rischi molto perché ha giocato in condizioni peggiori di quelle rispetto a quello che probabilmente lo troveremo a Roma già col Napoli, perché la contusione pesante l'aveva preso con lo scontro di Kim nell'andata, ha giocato una settimana dopo, quindi pensiamo che i rischi non siano altissimi. Poi lo valuterà questo certamente Stefano Pioli. Anche perché Carlo Roma-Milan è una partita che assume un'importanza davvero forte, insomma, no? Vista anche la classifica, le ultime gare dei nostri avversari. È una partita che in mezzo a questo mese così complesso è molto importante. Noi diciamo, ed è vero che tutte le partite sono importanti, è vero, ma parliamo di campionato, ma questa è perché c'è lo scontro Eh diretto, sì. cioè vincere con la Roma, io non dico che sarebbe un passo decisivo, però sarebbe un passo molto importante per arrivare fra le prime quattro, visto che poi abbiamo la Cremonese. Ogni partita è una trappola, d'accordo, però è meglio affrontare la Cremonese o il Manchester City? È meglio Eh. affrontare la Cremonese perché è una squadra ben allenata, però insomma non è una squadra di altissima caratura, vedi anche la classifica. Quindi riuscire a portare a casa un risultato totalmente positivo o parzialmente positivo, e beh, sarebbe un bel viatico, perché non dobbiamo dimenticare che il calendario vede sì la Lazio dopo la Roma, ma vede anche il Verona, la Cremonese, lo Spezia e la Sampdoria e la Juventus quando saprà a che punto sia di campionato, Eh e quindi sì. bisogna tenere tutti i calcoli. Questa è la partita, direi, forse la più importante e delicata fino alla fine della stagione. Poi se il Milan rende delicate anche delle partite dove è favorito, beh, allora è giusto che non vada. Facciamo le cose molto in fretta. Beh, però dai, veniamo da una gara Milan-Lecce che è andata diversamente, no? Rispetto Però mi alle è piaciuta ultime. anche la Roma con l'Atalanta, non era la Mm. solita Roma che a me non ha mai fatto impazzire sul piano del gioco, non mi è dispiaciuto come intensità, eccetera. Ha perso un altro giocatore importante in difesa come Llorente, però l'ho vista più tonica, più propositiva rispetto ad altre prestazioni. Quindi, indipendentemente dalle assenze, mi sembra una Roma ben motivata. Una Roma che sarà certamente anche lei provata come il Milan dai tanti sforzi anche in Europa. Però lì Sì, mi sembra che perlomeno il calendario Juventus-Inter, Milan e Roma le ha equiparate, per fortuna delle quattro ovviamente. sì, assolutamente. Poi Carlo, la Roma, diciamo che è stata la partita che ha purtroppo dato l'inizio di quel brutto periodo, quindi magari anche cancellare quel Milan-Roma non sarebbe male, no? Quella partita di sabato. Certo, lì ci manca, riteniamo che ci manchino 2 punti, però sai, poi sono passate così tante Mm. partite che tra 2 punti persi, guadagnati, eccetera, perché
parliamoci tra di noi, noi ricordiamo quei 2 punti persi con la Roma, ma quelli con l'Empoli al 90° eravamo 1-1 e abbiamo fatto due Sì. gol negli ultimi 3 minuti. Oppure con lo Spezia, con la Fiorentina, bisogna guardare insomma un po'. Hai ragione, ha coinciso poi con un periodo difficile, questo è vero, però sai, nel corso del campionato bisogna essere un filino obiettivi e vedere quello che ti è andato bene e quello un po' meno. Credi che torneranno i tre centrocampisti, Carlo, sabato a Roma? Ma ho letto qualcuno oggi ha detto che dovrebbe riposare Benasser. No, secondo me, Mm. anzi, tu mi dici, pensi che Sì, il io sono cambio? rimasta No, su no, Tonali, Bennasser, Krunic. ecco, non direi, tu mi hai detto, pensi che, io dico, mi auguro che, non voglio neanche pensare che non mette i 3 centrocampisti, che è il Milan che preferisco. Spero proprio, mi auguro che non ci siano sorprese in questo senso. Ci arriva una domanda da casa anche su un attaccante, non del Milan, Carlo, che oggi è stato insomma, messo in luce da Gazzetta dello Sport, ovvero Marco Arnautovic. Ti chiedono ovviamente se hai verificato, se sai qualcosa e se ti piacerebbe magari come, non so, una terza alternativa. Allora, non ho verificato, verificherò sia per lui che per Walker. Poi ho letto anche del portiere, oddio mio, Noah Revre, mi sembra. Ho letto anche quella che potrebbe un 2005, quindi tante notizie ultimamente. Walker, si è parlato così, facciamo un riassunto Sì, rapido. Rice Nelson, giocatore dell'Arsenal. Sono i nomi emersi negli ultimi giorni che andrò a verificare quale sia possibile. Di Walker, che è un 33enne, mi hanno detto che contatti ci sono stati. Non, credo più magari la gente nei confronti del Milan che il contrario. Invece per Arnautovic anche la Gazzetta diceva che era un'opportunità, non ha detto che sì, sì, sia sì. partita una trattativa, ben inteso. Eh, diciamo che mi sorprenderebbe, indipendentemente dal valore del giocatore, vai a prendere un 34enne che non gioca dal 4 gennaio e in questo 2023 ha avuto o per problemi ambientali o per problemi fisici, non ha avuto tanta continuità. Mm, Sinceramente sarei molto 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 sorpreso venisse un mm. 34enne chilometrato come uno dei tre. C'è sempre una cosa che tu puoi prendere tutti gli attaccanti, ma poi Rebic e Orighi devi decidere cosa farne. Già, Cioè, il discorso attaccanti, e ti metto Messias, Selemekers, Diaz, Orighi, Rebic, Leao, è tutto, non ce n'è uno salvo Giroud e De Ketelare, che secondo me alla fine, salvo offerte importanti, dovrebbe rimanere. Non ce n'è uno sul quale puoi dire A o B. Gli sì. attaccanti là davanti può essere tutto, può essere niente. Carlo, l'ultima cosa che ti chiedo sul fronte Leao c'è sempre molta confusione, tanti Sì, numeri. Possiamo in continua a qualche esserci. esatto, possiamo in qualche modo, secondo te, farci un'idea di quando potrà finire anche, voglio dire, in merito al rinnovo che, come abbiamo sempre detto, a giugno dovrà essere un sì o un no. Per quello che riguarda il rinnovo, dipendesse solo se Leao accetti il 6-7 con magari una bella cifra alla firma, questa è una trattativa lineare, nel senso che devono discutere e poi trovare una soluzione. Però è l'altra parte, i famosi soldi della multa, che siamo nel totale caos perché qualsiasi siano le prossime sentenze ci saranno dei ricorsi. Ho letto, quello forse ti riferisci, qualcuno ha sparato 45 Sì, milioni di euro richiesti dallo Sporting. Vero, li aveva chiesti, che non era una cifra a caso, perché era la clausola rescissoria di Leao. Ma poi questa cosa era stata respinta sì. e gli avevano detto che gli spettava i 20 famosi di cui abbiamo sempre parlato. Ora lo Sporting è tornato per qualcuno più nei confronti del Lille del giocatore, ma la situazione per quello che riguarda la multa è totalmente caotica. Ti dico di più, che i processi alla Juventus, plusvalenze, secondo me sono rose e fiori rispetto e già lì voglio dire è una cosa Già. filino complicata. Ecco,
mi sembra una cosa un filino più lineare quella del caos Leao. Figurati un po'. Beh, siamo in una bella situazione, devo dire. Sì, Carlo, comunque hai detto giusto tu, a giugno vedremo. Insomma, a sì. giugno è sì o no. Io ti ringrazio, ti do appuntamento domani qui in studio alle 16 con Pelle Rossonera. Certamente dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Ciao, Un abbraccio. grazie.